Forse alcuni si saranno resi conto che ho cambiato nome al canale, adesso si chiama Mondi e Mondi. Non è una scelta casuale, è una scelta voluta e man mano che andiamo avanti si scoprirà perché Mondi e Mondi. Ho ripreso le pubblicazioni qualche tempo fa insieme ad Andrea facendo 4 puntate sull'usura. Erano puntate che promettevano molto, poi vabbè io non posso stare dietro a tutto francamente, anche perché avevo in campo, in porto altre cose e quindi ho dovuto declinare l'invito di Andrea. Vi consiglio comunque di seguire Andrea perché ne vale la pena. Con oggi comincio una serie di video molto molto importanti, quindi quello di oggi è solamente l'inizio, nonostante ci diremo tante cose, è solamente l'inizio. Perché in 2 anni e mezzo, 3 anni, che mi sono un po' isolato, ho approfondito tantissimo. C'erano delle cose che non mi quadravano e non quadrano ancora. E quindi ho tentato di avere una visione totale delle cose e c'è da rimanere sconvolti per quello che si scopre. Menzogne su menzogne su menzogne. Attenzione, e so quello che dico, da tutte le parti. Ecco perché io attualmente non appartengo a nessuna organizzazione, a nulla. Perché? Perché bisogna guardare le cose dall'esterno, altrimenti si è talmente coinvolti che si finisce per difendere delle cause su cui siamo ignoranti, cioè le prendiamo a scatola chiusa. Quindi ho fatto un po' questa operazione, ho fatto, come si dice, qualche passo indietro, ho cominciato a vedere le cose dall'esterno, ho tentato di comporre un puzzle che francamente non riuscivo a comporre, perché metti a posto questa cosa e questo non combacia. Poi riesci a mettere a posto questo e quest'altro non combacia. Insomma, c'è bisogno di avere una visione veramente completa. La domanda è, che uno potrebbe farsi, ma una volta che io ho queste informazioni, una volta che ho capito il mondo in cui vivo, perché il problema è che noi viviamo in un mondo che immaginiamo diverso rispetto a quello che è, e la nostra stessa collocazione non riusciamo a capire, ma io cosa c'entro in questo mondo? Qual è il mio ruolo in questo mondo? Ecco, quindi anche solo per questo vale la pena. Adesso io non è che sono arrivato a tutte le grandi verità, io arrivo alle verità a cui può arrivare un uomo che si mette là con un certo scrupolo e decide di fare delle ricerche senza filtri mentali, senza appartenenza, senza difendere a spada tratta quello che nemmeno conosce. Oggi cominceremo dalla moneta perché è alla base, bisogna capire la moneta, ma attenzione, non sto parlando di moneta debito, non sto parlando sempre della solita sovranità dello Stato, eccetera, sto parlando di qualcosa di molto più vasto, di molto più importante, di molto più pervasivo. E infatti il video di oggi, il vero titolo, non quello messo su YouTube, è Dal controllo della moneta al controllo totale della società. E vedremo, io l'ho divisa in vari livelli, cioè questo controllo da dove parte poi pian piano va a permeare tutto, ma ecco che poi arriva la domanda, ma come è stato possibile? E allora arriverete alla conclusione documentata ve ne darò ampia documentazione, che senza delle complicità, delle connessioni particolari non si sarebbe arrivato a questa situazione. Ma direi di cominciare. Un'altra cosa, non avrei pubblicato il libro di Nando, io ci ho pensato molto, non l'avrei pubblicato se quel libro non contenesse una marea di informazioni che è importante avere. Non indietreggiate per il fatto che si tratta di economia. No, l'economia è giustizia, l'economia è società, l'economia è la vita, come vi dirò in questo video abbastanza riassunto, ma che Nando spiega in 270 pagine in una maniera esemplare. Chi ha già aderito a questa mia iniziativa me lo potrà confermare. Inoltre l'ho arricchito con 8 video, che non è che dovevo mettermi là per forza a fare 8 video. Se li ho fatti è perché c'è una ragione, è perché accompagno nella comprensione di determinate altre informazioni che sono fondamentali e siamo ancora alla superficie. Con questi video
anche se YouTube probabilmente qualcosa me li potrebbe censurare, quindi qualcosa io la devo togliere, ma vedrò di caricare poi i video completi da un'altra parte. Io vado a fondo, non escludo niente e non difendo nessuno. Soprattutto questo, non difendo nessuno. Io cerco la verità dei fatti, non la verità soprannaturale, la verità dei fatti. È chiaro che io sono un uomo di fede, sono un profondo, la mia fede è molto profonda. Se non avessi avuto la fede non so come avrei fatto in tanti momenti della mia vita. Quindi non c'entra niente. Quando io accuserò certe istituzioni con prove documentali, io non sto parlando della fede, sto parlando di ciò che altri uomini ci vogliono far credere, ma che in realtà è smentito clamorosamente da fatti, documenti e fatti che anche tutti voi potete osservare. Vabbè, dopo questo lungo preambolo direi di cominciare. Quindi dicevo, dal controllo totale della moneta al controllo della società. Il primo livello, il potere originario, cioè controllare la creazione del denaro. Tutto parte da qui, da un potere che sembra tecnico, quasi noioso, ma che in realtà è il potere più grande che esiste, che è quello di creare denaro dal nulla, dal nulla. Come abbiamo visto nel libro di Nando, per chi l'ha visto, le banche centrali, che nella maggior parte dei paesi sono private, non pubbliche, hanno il privilegio di creare moneta. E non parliamo, badate bene, solo delle banconote fisiche che sono una percentuale minima. Parliamo soprattutto della moneta elettronica, quella che rappresenta il 99% del denaro in circolazione. Ma c'è di più. Le banche commerciali, attraverso il moltiplicatore bancario, andate a verificare che cos'è, possono creare moneta ogni volta che fanno un prestito. Con 1 miliardo di euro nei loro asset, poi bisogna vedere cosa vuol dire asset, grazie alla riserva frazionaria al 2%, possono creare e prestare fino a 49 miliardi dal nulla. E grazie al riflusso bancario, quella truffa contabile legalizzata, che abbiamo esaminato anche nel libro di Nando, quando il prestito viene restituito, quella moneta creata dal nulla diventa loro proprietà reale. Immaginate. Quindi immaginate un gruppo ristretto di persone, le dinastie, perché sono dinastie che controllano queste istituzioni, possono creare denaro in quantità illimitata, mentre noi dobbiamo lavorare per guadagnarlo. Loro invece semplicemente lo creano premendo alcuni tasti sul computer. Pensate che bello se potessimo farlo anche noi. Questo è alla base di tutto. Questo è il potere da cui discende ogni altro potere. Vi ricordate? Questo è il primo livello. Veniamo al secondo livello. Dal denaro infinito al controllo dell'economia. Una volta che si ha il potere di creare denaro illimitato, cosa puoi fare? Semplice, puoi comprare tutto. E infatti è esattamente quello che hanno fatto nel corso dei decenni, ma io direi quello che hanno fatto nel corso dei secoli. Hanno usato il denaro creato dal nulla per acquisire il controllo dell'economia reale, cioè di quelli che lavorano e che producono. Quindi il sistema finanziario ovviamente è il primo obiettivo. Controllano le banche, le grandi banche commerciali, anche le grandi banche commerciali, quelle che vedete nelle vostre città, dove avete il conto corrente. Controllano i fondi di investimento, che gestiscono migliaia di miliardi. Controllano le compagnie assicurative, controllano le agenzie di rating, come si chiamano, quelle che decidono quali paesi o aziende sono affidabili e quali no. Influenzano così anche chi può avere credito a basso costo e chi no. Ma non si fermano alla finanza, quindi con quel denaro infinito comprano anche l'economia reale, lo dicevamo prima. Pensate alle grandi multinazionali dell'energia, quelle che estraggono petrolio, gas, controllano le reti elettriche, oppure alle multinazionali tecnologiche, a quelle farmaceutiche, alle grandi catene di distribuzione dove si fa la spesa, dove fate la spesa anche voi. E anche il settore immobiliare. Chi possiede gli edifici delle vostre città? Chi controlla i prezzi degli affitti delle case? Il mercato? Assolutamente no.
Un esempio concreto, immaginate una grande multinazionale del settore alimentare. Chi possiede le sue azioni? Se andate a scavare a fondo, scoprite che i maggiori azionisti sono sempre gli stessi fondi di investimento. E chi controlla questi fondi? Sempre le stesse dinastie finanziarie. Quindi il cibo che comprate, il prezzo che pagate, le scelte produttive di quelle multinazionali, tutto è influenzato da chi ha il potere monetario originario. E questo vale per quasi ogni settore dell'economia, direi praticamente tutti. E non è un caso, è una strategia deliberata di acquisizione progressiva. Questo era il secondo livello. Veniamo al terzo. Si passa dall'economia alla cultura, cioè controllare cosa la gente pensa. Quindi avere per loro il controllo dell'economia, anche quella reale, non basta, perché se la gente capisse come funziona il sistema, potrebbe opporsi, potrebbe chiedere cambiamenti, potrebbe pretendere una diversa organizzazione sociale, ripeto, sociale e non a caso, ed economica. Quindi il passo successivo qual è? È controllare l'informazione e la cultura. Con il controllano i giornali principali, le televisioni, le radio, le piattaforme digitali dove la gente si informa, le case editrici che pubblicano libri. Facciamo un esempio pratico. Pensate a una grande testata giornalistica, magari nazionale. Chi la possiede? Se andate a verificare, spesso scoprite che è di proprietà di un gruppo industriale o finanziario. E chi controlla quel gruppo? Di nuovo, risalendo lungo la catena, trovate sempre le stesse strutture finanziarie. Questo significa che i giornalisti di quella testata, anche se in buona fede, io non escludo assolutamente la buona fede, anche se onesti, hanno dei limiti invisibili su cosa possono scrivere e cosa no. Certi argomenti sono fuori discussione, non si discute di quegli argomenti, certe domande non si fanno, certi meccanismi non si spiegano al pubblico. Risultato, la gente sa solo quello che i controllori vogliono che si sappia. Le notizie che vedete al telegiornale, gli articoli che leggete, i dibattiti che seguite, tutto questo passa attraverso un filtro. E non finisce qui. Controllano anche l'intrattenimento, anche la cultura popolare e l'industria cinematografica, non ne parliamo, quella musicale, l'arte contemporanea, gli eventi culturali, perché tutte queste cose richiedono finanziamenti. E chi ha i soldi illimitati per poter promuovere queste cose? Sono sempre gli stessi. Quindi decidono quali film produrre, quali artisti vengono promossi, quali messaggi culturali devono essere diffusi. Non è censura, sarebbe troppo evidente, è molto più sottile, è promozione selettiva, diciamo così. Questi sì e questi no. Certi tipi di contenuti, cioè quindi informazioni, notizie, ricevono fondi enormi, marketing massiccio, distribuzione capillare. Altri vengono semplicemente ignorati, non finanziati, lasciati morire nell'oscurità. Un esempio, pensate ai film di successo degli ultimi anni. Quanti affrontano seriamente i meccanismi del potere economico-finanziario? Pochissimi, qualcuno c'è. E quando lo fanno però spesso lo fanno in modo superficiale e fuorviante, mentre abbondano i film che celebrano miliardari come eroi, che glorificano il lusso e il consumo, che presentano la competizione feroce come naturale e giusta. Non è un caso, è plasmazione culturale deliberata. E poi c'è l'educazione. Controllano le università, anche private, attraverso donazioni e finanziamenti. Le loro fondazioni filantropiche finanziano la ricerca scientifica, quindi decidono quali studi ricevono fondi e quali no. Controllano case editrici che pubblicano libri di testo universitari. E questo che cosa significa? Che le teorie economiche che si insegnano all'università sono quelle funzionali al loro sistema.
I professori che fanno carriera, non ce l'ho quei professori, ci mancherebbe altro, questo è il meccanismo, sono quelli che non mettono in discussione i fondamenti, anche in buona fede, attenzione. Gli studenti, scusate, vengono educati a pensare dentro quel recinto, il recinto del pensiero unico, senza nemmeno rendersi conto che esistono binari diversi. E arriviamo adesso al quarto livello, dalla cultura alle istituzioni. Controllare le regole del gioco. Che cosa vuol dire? Una volta che controlli l'economia e plasmi la cultura, il passo successivo è controllare le istituzioni pubbliche, cioè chi fa le leggi, chi governa, chi decide le regole. E qui il meccanismo è molto concreto: finanziamento della politica. I partiti politici, e non sto parlando solo dell'Italia ovviamente, per fare campagne elettorali hanno bisogno di soldi, milioni, a volte in certi paesi miliardi. Da dove vengono? Da donazioni private, spesso di grandi aziende o di ricchi individui. E chi sono questi donatori? Chi sono? Sempre collegati alle stesse strutture finanziarie. Un esempio pratico. Immaginate un politico che vuole fare carriera. Per essere eletto ha bisogno di soldi per la campagna elettorale, la pubblicità, eventi, strutture, consulenti, c'è un mondo dietro. Se accetta finanziamenti da certi gruppi economici, una volta eletto avrà dei debiti da ripagare, non necessariamente in modo esplicito, ma ci saranno delle aspettative, certe leggi da favorire, certi regolamenti da evitare. E così scoprite che stranamente i governi di destra, di sinistra, di centro, di tecnici, eccetera, eccetera, fanno poi tutti le stesse politiche economiche. E cioè tagliano lo Stato sociale, favoriscono le grandi aziende, proteggono le banche. Perché? Perché alla fine rispondono agli stessi finanziatori. È elementare come concetto, ma quello è. Poi c'è dell'altro, poi c'è addirittura il lobbying sistematico. Che cos'è? Grandi aziende e banche hanno uffici permanenti nelle capitali, con esperti che, tra virgolette, consigliano i parlamentari su come scrivere le leggi. Ovviamente le scrivono in modo favorevole ai loro interessi, questo mi sembra ovvio, non c'è nemmeno bisogno di dirlo. E c'è il fenomeno, c'è anche un altro fenomeno, quello delle porte girevoli, politici che finito il mandato vanno a lavorare per grandi banche multinazionali, oppure dirigenti di banche che vengono nominati ministri, anche ministri dell'economia. Lo stesso giro di persone che passa dalla politica alla finanza e viceversa. Però, attenzione, portando avanti nell'una veste e nell'altro sempre gli stessi interessi. Risultato? Favorire i ricchi. Per ricchi si intende qualcosa di enorme. Le regolamentazioni bancarie sono scritte dalle banche stesse. Le politiche economiche seguono sempre la stessa direzione: austerità per il 99%, libertà totale per l'1%. Questo ormai è un dato di fatto. E a livello internazionale, che succede? Controllano anche le istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, organismi, alla faccia della democrazia, non eletti da nessuno, ma che impongono riforme strutturali, attenzione, riforme strutturali ai paesi. Privatizzazioni, taglia alla spesa sociale, deregulation finanziaria, eccetera, eccetera. Come vedete, chiunque va al governo fa le stesse cose. Quinto livello, dalle istituzioni alle professioni, cioè controllare chi può parlare. Questa è una cosa molto più sottile, ma ormai tanti di voi l'hanno capito. Quindi c'è ancora un livello, dicevo che questo è veramente sottile, quello il controllo sulle professioni e sulla scienza ufficiale. Pensate agli ordini professionali. Chi decide le regole di queste professioni? Chi stabilisce cosa è corretto fare e cosa no? Formalmente, o almeno formalmente, sono organismi indipendenti, ma nella pratica chi ha i soldi e le connessioni può influenzare pesantemente queste strutture. Potremmo fare molti esempi nel settore medico, le grandi case per esempio farmaceutiche finanziano la ricerca medica, anche quella universitaria.
finanziano i congressi, pubblicano riviste scientifiche, dove i medici leggono gli studi, influenzano tutta una serie di protocolli, eccetera, eccetera. Ma non voglio dilungarmi su questo, perché penso che tanti di voi l'hanno capito. Io non sto dicendo che i medici siano corrotti, non lo dirò mai, ma anzi la maggior parte di loro è in buona fede, ma operano dentro un sistema dove certe domande non si fanno, certi approcci non devono essere considerati, certe alternative non devono essere studiate. Perché il finanziamento va solo in una certa direzione. Qual è il risultato? Il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi. Non posso dire determinate cose qua su YouTube, perché se no magari mi tolgono, mi eliminano il video. Lo stesso vale anche per la scienza e la tecnologia. Chi decide quali tecnologie vengono sviluppate? Chi finanzia la ricerca universitaria? Chi possiede i brevetti? Sempre le stesse strutture economiche. E così certe tecnologie, magari, che ne so, energie alternative davvero libere, cure naturali efficaci, sistemi di produzione possibili, non vengono mai sviluppate seriamente, anzi vengono sputtanate. Quindi non perché sono impossibili, ma perché non profittevoli per chi controlla i finanziamenti. E arriviamo al sesto livello, l'effetto finale. Come tutto questo influenza la vostra vita quotidiana, che voi lo sappiate o meno. Ecco perché bisogna capire di economia. Quindi vediamo adesso come questi livelli di controllo si traducono concretamente nella vita di tutti i giorni. Lo vedremo in diversi aspetti. Prendiamo per esempio il vostro lavoro. La precarietà che si vive non è casuale, è il risultato di precise scelte economiche. E queste leggi non sono state volute e finanziate da chi? Da chi sono state volute e finanziate? Da grandi gruppi economici che abbiamo visto ai livelli precedenti. Gli stipendi bassi non sono dovuti alla crisi o alla globalizzazione inevitabile, come si dice. Sono il risultato di un sistema dove il potere contrattuale dei lavoratori è stato sistematicamente demolito attraverso la precarizzazione, la delocalizzazione, la mancata tutela dei diritti dei lavoratori. Tutto voluto, tutto pianificato. E che altro vi influenza nel vostro rapporto col denaro? Mutui anche trentennali per la casa, prestiti per l'auto, carta di credito sempre al limite. È il sistema che è progettato così. E poi, perché i prezzi delle case sono quelli che sono? Perché il settore immobiliare è controllato da grandi gruppi che tengono artificialmente alti i prezzi. È artificiale. E le banche sono felicissime, tra virgolette, di darvi mutui trentennali. 30 anni durante i quali siete obbligati a lavorare, a non rischiare, a obbedire, perché ci avete là il cappio del mutuo. Il debito è controllo. Nelle vostre relazioni sociali anche là vi influenza, vi sentite sempre in competizione con gli altri. Colleghi che vedete come rivali e non dite no, vicini con cui paragonarvi, un senso costante, devo fare di più, devo fare di più. Anche questo non è naturale, è stato coltivato culturalmente, attraverso notiziari, giornali, film, pubblicità, narrazioni mediatiche che presentano la competizione come l'unico modo di vivere. Perché? Perché le persone in competizione tra loro non si uniscono, non collaborano, non si organizzano per cambiare questo sistema. Altre influenze le avete anche nella famiglia. Entrambi i genitori devono lavorare a tempo pieno, solo per arrivare a fine mese. I figli li vedete poco. Le relazioni sono stressate dalla precarietà economica. Molte coppie si sfasciano per problemi di soldi. Questa non è la vita moderna, è il risultato, perché è una cosa naturale, no, è il risultato preciso di politiche economiche che hanno abbassato gli stipendi reali, aumentato il costo della vita, distrutto lo Stato sociale. Politiche volute da chi, abbiamo già visto, ai livelli precedenti. Capite le implicazioni? E poi hanno inciso anche nella nostra cultura, nei valori. Che significa successo per voi? Probabilmente denaro, carriera, status symbol, possedere cose effimeri e inutili. E cosa significa non riuscire? Essere poveri,
non avere una carriera importante, non possedere cose che questa cultura considera di valore. Vi hanno dato anche questi valori. Questi valori non sono nati spontaneamente da voi o dentro di voi. Sono stati instillati da anni di bombardamento culturale. L'abbiamo già visto: film, musica, pubblicità, serie TV, social media, tutti controllati economicamente da chi abbiamo visto al terzo livello. Nella vostra informazione, anche là siete influenzati. Cosa sapete del mondo? Quello che vi dicono i telegiornali, i giornali, i libri, i film, i siti di notizie mainstream, e poi è nato tutto un altro mercato intorno a queste cose. E cosa non sapete? Tutto quello che non vi viene detto. Un esempio concreto: quante persone sanno che cos'è il reflusso bancario? Quanti sanno che le banche centrali sono private? Quanti capiscono davvero come funziona la creazione di monete, che non è solo sovranità monetaria? Pochissime. E questo non perché sono stupide, ma perché queste informazioni non vengono mai spiegate nei media, ma non vengono spiegate neanche da tanti che si dicono controinformatori. Sono fuori dal dibattito. Oggi si va sulla cronaca. E anche a scuola cosa avete studiato? Probabilmente chi ha studiato economia è la versione semplificata del pensiero unico. Domande e offerte, mani invisibili del mercato, concorrenza perfetta e tutte queste menate. Teorie che, come ha dimostrato Nando, e vi invito a prendere il suo libro, sono false o inapplicabili alla realtà, non quadrano. Ma quelle teorie vi hanno plasmato il modo di pensare. Vi hanno fatto credere che il sistema attuale sia l'unico possibile, l'unico scientifico. E chi ha deciso cosa insegnare nelle scuole? Le istituzioni educative che abbiamo visto, sono quelle che abbiamo visto, sono quelle influenzate dal terzo livello. Ma avete anche implicazioni nella salute, siete costantemente stanchi, stressati, ansiosi, prendete farmaci per dormire, per l'ansia, per la depressione. E questi farmaci dovrete prenderli spesso per sempre. Gestiscono i sintomi, ma non risolvono il problema, questo è il grande vantaggio. E le cause reali del vostro malessere, lo stress economico, il lavoro alienante, la mancanza di tempo per voi stessi, la società competitiva, non vengono mai affrontati seriamente. Perché affrontarli significherebbe mettere in discussione il sistema economico che abbiamo visto ai livelli precedenti. Tutte queste cose incidono anche nel vostro tempo. Non avete mai tempo, sempre di corsa. Lavoro, casa, commissioni, di nuovo lavoro, fine settimana per illudersi di recuperare e poi ricominciare. Nuovo giro, nuova corsa. Acquistare il biglietto alla cassa, diceva qualcuno. Quando avete tempo per pensare? Quando avete tempo per riflettere su quello che vi circonda? Per studiare, approfondire, capire? Quasi mai. A volte c'è l'illusione, adesso siete bombardati da informazioni e si spaccia per informazioni corrette. Sono perditempo, anche quello ormai è diventato intrattenimento. Ma vi hanno influenzato anche nelle vostre energie e nelle vostre aspirazioni. Anche quello, vi sentite esausti. Avete quella sensazione di potrei fare di più, essere di più, ma non ho le forze. Molti di voi avevano talenti, passioni, sogni da giovani. Cosa ne è stato? Sono stati soffocati dalle necessità di sopravvivere economicamente. Questa è la verità. Avete dovuto accettare lavori che non vi piacciono, perché bisogna pur vivere. Avete rinunciato ai vostri progetti perché questa realtà non sono realistici. Avete smesso di coltivare i vostri talenti perché non c'è tempo, non ci sono soldi. E così il vostro potenziale, quello che avreste potuto essere e creare, scoprire, contribuire al mondo, rimane per sempre inespresso. Il sistema è progettato per tenervi occupati a sopravvivere. Così non scoprite mai chi davvero avreste potuto essere. È un meccanismo completo, è un circolo vizioso da cui non si esce. Ora mettiamo insieme tutti i livelli e vediamo il quadro completo. Partono dal controllo della moneta. Possono creare denaro illimitato dal nulla, mentre voi dovete lavorare per guadagnarlo.
se riuscite a lavorare. Con quel denaro comprano l'economia, banche, industrie, risorse naturali, immobili, tutto progressivamente passa sotto il loro controllo. Con il controllo dell'economia comprano la cultura, media, università, intrattenimento, editoria, cioè plasmano cosa la gente sa e cosa la gente deve pensare. Con il controllo culturale influenzano la politica. I politici dipendono dai loro finanziamenti. Le leggi vengono scritte secondo i loro interessi di questi che producono denaro. Con il controllo politico rafforzano il controllo economico. Leggi favorevoli sempre agli stessi, deregulation finanziaria, andate a verificare che cos'è, privatizzazioni. Tutto serve a consolidare il loro potere. E il cerchio si chiude. Più potere economico, più controllo culturale, più influenza politica, più potere economico, eccetera, eccetera. Un circolo vizioso perfetto, che si autoalimenta e si rafforza continuamente, continuamente. Ad ogni giro diventa sempre più forte. E voi, noi stiamo dentro questo sistema. Le nostre vite, le vostre vite quotidiane, il lavoro, il denaro, le relazioni, la salute, le aspirazioni, i sogni, tutto è plasmato da questo meccanismo che opera a livelli che la maggior parte delle persone non vuole nemmeno sentir parlare. La moneta, in sostanza, è il collare invisibile dell'umanità. Non serve un esercito per controllarvi, se non per reprimere chi si sveglia e protesta. Basta controllare chi può avere denaro, quanto ne può avere e per cosa può usarlo. E siccome loro creano il denaro del nulla, hanno un potere praticamente infinito. Questa è la realtà, questo è il quadro del nostro mondo. Dal potere di creare moneta, attraverso 6 livelli successivi di controllo, fino alla vostra vita quotidiana, in ogni suo aspetto. Non potete dire non mi riguarda. Se qualcuno dice non mi riguarda è perché è ignorante, significa ignora queste cose. E ora che vedete questo meccanismo, la domanda è: cosa fate con questa conoscenza? Io vi dico quello che penso io. Non cambiate il mondo. Non cambiate nemmeno una nazione. Probabilmente non si cambia nemmeno una città. Ma è una questione anche di dignità. Essere in questo mondo e non sapere nemmeno come funziona, avere un'idea completamente diversa dal mondo delle ingiustizie nel quale viviamo, è francamente insopportabile. Intanto quando so, probabilmente, come diceva Nando, se non so non posso fare nulla, se so qualcosa la posso fare. Per oggi ci fermiamo a questo primo video. Vi invito veramente, non perché gliel'ho pubblicato io, non perché con Nando eravamo amici, ma perché veramente un testo che merita. Vi invito a prendere in considerazione il libro di Nando Ioppolo, perché una cosa del genere in giro non la trovate. Arricchito anche di 8 video che non li ho fatti per caso, ve li ho detti, ognuno di loro ha un senso preciso, specifico, e probabilmente bisognerà alcuni vederli più volte per capire il senso profondo. Noi ci vediamo nel prossimo video con un argomento veramente dirompente, Vi ho detto, ci hanno nascosto praticamente tutto. Ci hanno alterato tutto. E io non ci sto ad accettare il mondo così come ci viene presentato. Non ci sto. È un qualcosa dentro di me che non lo accetta. Alla prossima.